questo video vi mostrerò come impostare un lavoro di recupero comportamentale di un cane che ha subito maltrattamenti. Max è il soggetto in questione ed è stato sottratto dall'ex proprietario perché lo maltrattava. Il proprietario attuale invece è un ragazzo che si sta impegnando e a parer mio sta già facendo un buon lavoro, ma questi disturbi si guariscono nel tempo. Non esiste una tecnica che in 5 minuti ti risolve il problema, sono cose complesse e bisogna soprattutto risolverle alla radice. E alla radice di qualunque disturbo comportamentale la causa va ricercata nella testa del cane. Quindi non vedrete scene del genere. Questo non è il modo in cui noi risolviamo i problemi. Vi mostrerò quindi come impostare questo percorso, che sarà un percorso lungo, che dovrà essere portato avanti dal suo proprietario, senza l'utilizzo di metodi coercitivi, ma cercando di sviluppare un rapporto comunicativo e di agire tramite le emozioni, le associazioni positive e l'utilizzo del rinforzo sulle cause che stanno qua dentro. Siamo fin troppo abituati a vedere scene di educatori nei programmi televisivi o anche nel web che utilizzano metodi invasivi, vetusti e non efficaci. Noi invece utilizzeremo le tecniche più avanzate che si conoscono oggi per affrontare questo tipo di problemi e ottenere un cane sereno, spensierato. Bravissimo. Invece di uno piegato, schiacciato e mortificato. Tutto il lavoro che si farà non si farà col guinzaglio e gli strattoni, bensì lavorando sul rapporto, la relazione col proprietario. Noi non dobbiamo schiacciare e sottomettere il cane alla nostra volontà punendo i comportamenti, bensì dobbiamo comprendere come mai il nostro cane si comporta in questo modo, andando ad agire sulle cause, poi le vediamo bene, e agendo su queste sbloccare i nodi che stanno nella psiche del cane per poi di conseguenza far sì che si comporti bene. Lavorare sul rapporto significa fare un percorso che richiederà del tempo, in cui il ruolo di chi se ne occupa deve tendere a dare fiducia al nostro cane, e questo noi non lo possiamo ottenere con la violenza, bensì con la conoscenza. Dobbiamo imparare a capire come comunica il cane, che cosa ci sta comunicando il cane in quel momento, come agire e soprattutto come non agire, perché ragazzi, le cose giuste da fare sono 2, 3, le cose sbagliate sono infinite. Quindi è importantissimo sapere quello che stiamo facendo e non agire così di pancia, a sensazioni, a sentimento, no? Parleremo anche della leadership, che è una parola che non so come mai ma ultimamente non piace tanto, ma la leadership non è una cosa di dominanza nei confronti del cane, significa semplicemente essere una guida, essere colui che si addossa le responsabilità e le cose sbattimento per deresponsabilizzare il cane e renderlo tranquillo e sereno. Dobbiamo essere consci del fatto che abbiamo un cane che ha avuto un passato tragico, non sarà una passeggiata, ma non esiste un cane irrecuperabile, non esistono razze o mix come in questo caso irrecuperabili, ingestibili, inaddestrabili o quant'altro, bensì esistono razze più difficili, più complicate, razze più semplici, ma dire questo cane è così perché è la razza o perché lui è così, è fatto così, bla bla bla, generalmente è una scusa di chi i problemi non riesce a risolverli. Però così sembra un po' arrogante. Ma sai che c'è? Sti gran cazzi. Noi andremo a lavorare sulle attività fisiche da fare insieme al nostro cane, spendere tempo in qualità col nostro cane, istruirlo, dargli delle regole, dargli dei limiti, appagare le sue motivazioni, le sue necessità. Over. Yes. Sotto. Spin. Back. Under. Porca. Push.
Eliminare l'energia repressa che genera frustrazione. Insomma, noi dobbiamo eliminare tutto quello che può portare il nostro cane a comportarsi male. I miei cani, che voi vedete, mi dite, ma è facile coi border collie, i 3 cani che sono radiocomandati. Ho capito ragazzi, i miei cani sono così perché io ho lavorato tanto sul rapporto, sull'appagamento delle motivazioni, degli istinti, insomma, portarli fuori tanto, farli correre, farli socializzare. Tutte queste cose sono il centro della matassa, il bandolo della matassa. Quella roba lì. E noi dobbiamo lavorare su quello. Il lavoro al guinzaglio è solo una piccola parte e riguarda solamente l'abituare il cane, si dice normalizzare gli stimoli, abituare il cane a comportarsi decentemente nelle situazioni. Noi da piccoli socializziamo tantissimo, andiamo all'asilo, all'asilo nido, vediamo i cugini, andiamo a casa degli amici, andiamo alle elementari, poi alle medie, poi facciamo il liceo, usciamo, facciamo, studiamo, usiamo la testa, facciamo fatica, dobbiamo lavorare, guadagnarci il pane. E i cani invece che cosa fanno? Pensateci, stanno sul divano, escono 15 minuti, sono frustrati, ragazzi. Il cane frustrato non è abituato a vedere altri cani e li vede come minaccia, qualcosa che sta invadendo il suo territorio, qualcuno da scacciare. E qui arriviamo a un punto. Quando il nostro cane in passeggiata abbaia agli altri cani, ottiene un rinforzo. Il rinforzo è quella cosa che fissa i comportamenti. È il jackpot, è il vincere al casino. Continuo a giocare perché ho vinto. Se non vinco mai o se non vinco più, se il rinforzo viene a mancare, il comportamento si estingue, cioè il cane non fa più quella cosa se gli togli il rinforzo. La cosa migliore da fare sarebbe togliere il rinforzo dove non va preso, insomma, e darglielo quando poi il comportamento è quello che vogliamo. Esempio pratico: se il mio cane abbaia agli altri cani, ottiene un rinforzo. Qual è? Quello che gli altri cani se ne vanno. Si chiama rinforzo negativo. Negazione è meno, è la sospensione di uno stimolo avversativo. Detta semplice: abbaio, abbaio, abbaio finché non te ne vai, abbaio finché non te ne vai, quando te ne sei andato smetto di abbaiare. Il cane che ha abbaiato ottiene il rinforzo negativo che l'altro cane, la presenza dell'altro cane, stimolo avversativo, cessa di esistere, se ne va via, rinforzo negativo. Quindi il cane impara che abbaiando scaccia le persone, scaccia le biciclette, scaccia gli skateboard, scaccia i cani e tutto quanto. Avete capito? Se io fermo le persone a cui lui abbaia, a lungo andare il cane capirà che quel comportamento non è più funzionale e a lungo andare smetterà di farlo. Non è una tragedia anche se le persone non si fermano, quello sarebbe veramente il top. Però anche il fatto dell'abitudine, andare in giro per strada, tenere il cane fermo a debita distanza dalle persone, abituarlo al passaggio delle persone, delle biciclette, dei passeggini, degli skateboard, degli altri cani, e non farglieli raggiungere, perché se fai raggiungere le persone lui impara a morderle, perché poi mordendole le persone scappano e quindi il comportamento funzionale diventa mordere. Attenzione a non far mordere il cane. Tienilo a 2 mani come... Dai, pocherino. Fermo. La prima cosa da fare prima di prenderlo al guinzaglio è abituarlo alla mia presenza. Passo. Mi fermo e ripasso. Mi fermo, vedi? Guarda la coda. Prima di prenderlo al guinzaglio e rischiare che mi si rivolti contro, cosa che non voglio assolutamente che accada, perché ricordatevi che noi dobbiamo mettere il cane nella condizione di dare il meglio, non portarlo a sbagliare per poi punirlo. Quindi provo a muovermi intorno a lui, ad andare avanti e indietro e vedere se mi abbaia. Passo di qui. Ma perché lui ormai ti conosce. Sì, però lo abituo a questo, che le persone passano di fronte. Lo faccio tante volte, guarda.
Vedi che mi fermo quando lui inizia ad agitarsi. Però Bravo Ciccio, bravissimo. Ricordatevi che un cane che ha subito violenze, se gli agitate le mani in faccia, può darsi che vi morda. Cerco di stargli vicino e abituarlo. Max, ciao Ciccio. Ciao Max. Va bene, è nel suo. Lo sta vedendo? È un cane lì, vedi? Ora vi chiedo una cosa, a voi questo cane sembra un cane cattivo? Perché a me non sembra un cane cattivo, vedete che ogni tanto sorride, quando apre la bocca così, no? Vedete che l'occhio sorride e questo mi fa capire che il proprietario sta facendo un buon lavoro, che questo cane ce l'ha un lato buono, no? E lui riesce comunque a tirarglielo fuori. Noi dobbiamo tirargli fuori tutto il buono che c'è in lui e a lungo andare il cane sceglierà quello. Una volta che ho la fiducia del cane, che il cane mi ha accettato, e possono volerci anche giorni con alcuni soggetti, per questo dico che lui non è messo male, perché guardate un po', dopo 15-20 minuti che mi conosceva, sono riuscito a tenerlo io. Prego, prego, allora. Stiamo proprio filmando il passaggio delle persone. sono Mi metto qua. Lo tengo di. Ma se voi andate da un cane disagiato, che ha dei problemi e quindi mostra aggressività, lo prendete con un guinzaglio con le punte e iniziate a strattonarlo, è ovvio che poi vedete quelle scene lì. No. Ma il cane è stato messo in una condizione di stress eccessivo e non va fatto mai. Noi vogliamo che il nostro cane abbia successo. Una volta che capisce che le cose funzionano anche se lui sta rilassato, sceglierà di star rilassato, sceglierà come noi la cosa più facile, la cosa più veloce. Se lui capisce che i cani e le persone se ne vanno via anche se sta zitto, e quando sta zitto e mi guarda, a un certo punto arriva un pezzo di Würstel, sceglierà di non fare niente, perché è più comodo. Ma se lui pensa di dover scacciare le persone abbaiando, ringhiando o mordendo addirittura, e poi lo fa perché pensa che sia funzionale, pensa che grazie a questo comportamento lui rimane in vita. Ma noi dobbiamo convincerlo del contrario, non possiamo dirglielo a parole, dobbiamo cercare di fargli associare le cose, cercare di capirlo, trasmettergli le nostre emozioni di tranquillità, di fiducia, di serenità, di equilibrio, perché se voi vi isterizzate o avete paura, il cane lo sente e poi prende lui le redini, no? Perché dice io devo sopravvivere, e quindi da lì partono i problemi. E lì dovete lavorarci col rapporto, regole, limiti, gioco, insegnategli tanti comandi, istruitelo, istruite i vostri cani ragazzi, insegnategli 20-30 comandi, vedrete che svilupperete rapporto, il vostro cane sarà più intelligente, vi ascolterà di più. Lavorate innanzitutto sull'attenzione, portatelo al parco e fate degli esercizi lì per brevi sessioni, e ricordatevi che il cane deve sempre finire in maniera serena, perché a lungo andare, quando associerà le emozioni positive alla vita, smetterà di comportarsi male. Max, come vedete, ha un collare. Io preferisco gestire queste situazioni con la pettorina per il semplice discorso che la pettorina non stressa il collo. Il collo è una zona sensibile non solo fisicamente ma anche dal punto di vista della comunicazione sociale. Con la pettorina il cane si sente più libero. Max. Bravissimo. Tu sei un patatone ma c'hai un po' di disagio. Tutto disagio. Un cane che ha vissuto un passato che non sappiamo è normale. Purtroppo questo cane rischia di far volare a terra chi lo conduce e di quindi mordere, correre e rischiare di fare veramente gravi danni. Quindi teniamolo col collare. Non si strattona il cane, non si cede all'impeto del cane. Quindi il cane va trattenuto, ma al di fuori di questo non si deve fare nient'altro in passeggiata. Solamente abituarlo agli stimoli. Non si parla al cane per calmarlo, non lo si coccola e non si tirano fuori cibo e giochi per distrarlo. Se usi il cibo, lui che cosa pensa che se tiri fuori il biscottino? Che è stato bravo a fare quella roba e gli dai il biscottino. Non distrarre, la distrazione è la fine, è la morte.
Cioè lui deve ragionare, se tu lo distrai dal ragionamento, il ragionamento rimane sempre in sospeso. Se tiri fuori cibo, giochi, lui pensa che è bravo a fare il pazzo, perché poi gli dai il cibo e le robe. Invece vedi quello che sto facendo? Lui sbadiglia un po', io me lo porto sempre in giro, faccio un po' di condotta al guinzaglio e mi fermo molto, vedi? Lo lascio guardare in giro e ragionare e gli do tranquillità e fiducia. Lì c'è gente che sta arrivando, lì c'è il bambino col... riprendi bene qua. Occhio al bambino, veramente. Sì, sto qua. Il bambino se n'è andato, noi andiamo verso il bambino. Continua a riprendere, lì c'è una persona che arriva. Non so se ha il cane, sì, no? No? Stiamo qua. Io non vado in tensione prima di lui, ma sono pronto a non volare per terra. Hai visto? Che si è interrotto subito? Lo vedi dove ce l'ho? Ce l'ho qui, non ce l'ho lì. Perché se ce l'ho qua, io non esisto, lui è lì pronto per attaccare. Quindi mai così, sempre qua, vicino. Me lo porto sempre, mi metto in mezzo magari. Prego, prego, stiamo riprendendo proprio voi. Lo vedi che la smette subito con me? Perché capisce che non mi faccio fregare, che sono presente, che lo gestisco, che conto qualcosa. Scusa Max, se ti muovi come un matto ti muovi. Sente che lo sto tenendo, che sto gestendo io la situazione in maniera tranquilla, senza strangolarlo, senza fargli niente, perché questo no, guinzaglia no. Si può usare la pettorina se non ti fa volare per terra, non ti spacca la clavicola e tutti i denti. Passa, passa, vai, tranquillo. Faccio così, mi segue il ragazzo un po' e mi fermo. E vedo lui cosa fa. Ritorno da te e finiamo. Incontri con altri cani. Io sconsiglio di far socializzare i vostri cani col guinzaglio. Se uscite con l'amico che ha il cane, i cani si salutano a guinzaglio, fate la passeggiata insieme, va benissimo, ma conoscere cani sconosciuti, andare dagli altri cani, porta il cane comunque a sviluppare dopo un po' un diritto. Devo andare dall'altro cane, la volta che non mi ci fai andare mi agito e corro. I cani in passeggiata devono diventare stimoli neutri. Il cane non deve voler andare a salutarli, non deve voler andare ad aggredirli, non deve scappare da loro, deve abituarsi che passano, come noi siamo abituati a vedere le persone che si fanno i cavoli loro in giro per la strada. Certo che se esci 15 minuti al giorno guarda, scusami, se ti vuoi fermare un secondo, perché noi lo stiamo abituando agli altri cani, solo che... Come fai a non tenerlo, scusa? È un maschio? Bravissimo. E a lui serve questo, vedi? Vedi che gli interrompi? No, giocare no, guarda, non avvicinarti, solamente per... sì. E occhio, più che altro deve abituarsi ai cani che passano, e se van via tutti non si abitua più. E noi deve abituarsi che non li manda via facendo così, vero Max? Perché sennò poi si vive tutta la vita così, che non è piacevole, vero Ciccio? Vedi? Hai visto? Hai visto? Okay. Grazie mille. Puoi andare? Sei libero. Adesso lo rifarà magari. Auguri. Grazie, ciao. Hai visto? Hai visto? Sì, ho visto, ma io ho perso un braccio. Vuole giocare, ma ti sembra che voglia giocare? Imparate veramente a capire cosa significano certe cose. Se il cane ti fa la pipì sul materasso, cerca di capire che senso ha l'urina nel mondo del cane. Se hai un cane e non sai cosa significa marcare il territorio, non ho dubbi che poi sia aggressivo con gli altri cani. Cioè, queste cose vanno comprese. No.
Bambini no. Stai qui allora, stai Ho già qua. mosso un bambino. Tienilo non davanti a te, tienilo come ti ho detto io prima. Ha già morso un bambino, ok, va bene? Quasi morso. Però era libero. Vedi che loro sono fermi e che lui non gli abbaia? Fermati lì. Ok, ora lascialo più morbido. Lasciagli i guinzagli. Non farlo marcare, non farlo marcare. Questo me lo devo spiegare perché... Se lui marca, dice mio, no? Il cane non deve marcare in tua presenza. Fare i bisogni e marcare sono due cose diverse. Se tu lasci marcare continuamente il tuo cane ogni 2 metri, gli stai lasciando la territorialità, gli stai dando praticamente il territorio. È come cedere alle richieste dei bambini. Voglio andare lì e vai, voglio andare lì e vai, poi fai capricci, è viziato, tratta di merda tutti. È così. È così. È inutile fare quelli che le favole, le fate. La natura funziona in un determinato modo. O la capisci, se continui a contestarla ti tieni i problemi, fine. Tienilo lì, tienilo lì. Ok. Bau bau. Bau bau. Noi dobbiamo interpretare le emozioni del nostro cane tramite il comportamento e possiamo vedere, se impariamo a leggere i segnali, il linguaggio del nostro cane, almeno quello del corpo, capire che cosa sta provando, che emozione sta provando il nostro cane. Una cosa importante da dire è che noi tramite il guinzaglio comunichiamo le nostre emozioni. Se noi tiriamo strattoni al nostro cane o ci arrabbiamo, quell'energia negativa peggiora la situazione, carica il cane. Ecco perché non si fa metodi dei guinzagli a strozzo, le punte, quelle robe lì, perché inibiscono semplicemente il cane. Il cane ha paura di te, ma poi non lo puoi liberare perché sennò attacca. Ok? Se noi inibiamo punendo il cane quando ringhia, quando abbaia, poi impara ad attaccare senza segnali di preavviso. Noi invece vogliamo districare la matassa che sta qui dentro e portare il cane a essere un cane normale. I miei cani si comportano bene non perché sono border collie. I miei cani si comportano bene perché io faccio queste cose. I border collie sono una razza molto impegnativa, ragazzi. Sono facili da addestrare perché imparano subito, però gli devi star dietro. E guarda che non ne vedi tanto in giro. Forse perché non sono cani per tutti. Dietro, 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 dietro. Super. Se si comportano bene è il risultato di questo, del fatto che io rispetto tutte queste cose che trovate nei miei video. Mid, tunnel, bravo, corri, bravissimo, corri, bravissima. Tutto quello che faccio mira ad avere dei cani equilibrati e piacevoli, sereni, obbedienti, senza paranoie e senza disturbi del comportamento. Ma è un arrivo. Tutti i miei cani hanno avuto dei problemi, però li ho risolti nel tempo. Ci vuole tempo. Non esiste che in 5 minuti risolvi il comportamento. Non vedrete mai scene in cui io prendo il cane, lo metto in una situazione di stress andandogli addosso e strangolandolo. Non si fa.